Accordi. In tanti ci sanno mettere le mani, ma il più delle volte senza sapere perché. Ben sintonizzato su Live Your Guitar, io sono Simon e oggi ti spiego quello che c'è da sapere quando si parla di accordi. In questo video ti passerò un trucchetto pratico che ho chiamato la regola dei 3 accordi e ci aiuterà a mettere in pratica la teoria dell'accordo. Partiamo con il dire che un accordo è un insieme di 3 suoni, per questo chiamato triade, consonanti tra loro, cioè che suonano bene insieme. Questi 3 suoni, queste 3 note, sono sovrapposti per ordine di terze. Facciamo un esempio. Sarà composto dal primo grado, che si chiama anche nota fondamentale ed è quello che darà il nome al nostro accordo. Esempio, in un accordo di Do, il primo grado sarà Do. Il terzo grado, Do, Re, Mi, il terzo grado si chiama mediante o modale. Modale proprio perché decide il modo dell'accordo, se è maggiore o se è minore. In ultimo troviamo il quinto grado, per cui primo, Do, Do, Re, Mi, terzo grado, Mi, Fa, Sol, di nuovo sovrapposto per terze, prima, terza, quinta. Ognuna di queste 3 note è posta ad una determinata distanza l'una dall'altra. Dunque la distanza, quando parliamo di un accordo maggiore, sarà questa. Tra primo e terzo grado, 2 toni. Tra terzo e quinto grado, 1 tono e mezzo. Chiaramente quando parlo di tono, parlo di quella distanza che equivale a 2 semitoni. Mi raccomando, questo io lo do per scontato, però se così non fosse ora lo sai. Quando invece l'accordo è minore, la distanza sarà la seguente. Tra primo e terzo grado ci sarà 1 tono e mezzo e tra terzo e quinto ci saranno 2 toni. Come vedi, questi due intervalli si ribaltano. Ripetiamo, in un accordo maggiore tra primo e terzo 2, tra terzo e quinto 1 e mezzo, viceversa in un accordo minore tra primo e terzo 1 e mezzo, tra terzo e quinto 2. Beh, allora, se ci guardiamo bene, tra primo e quinto ci sono sempre 3 toni e mezzo. Questo significa che il primo e il quinto rimangono fissi. Allora chi decide se l'accordo è maggiore o minore? Come dicevamo in premessa, lo decide il terzo grado. Perché? Se è a 2 toni dalla nota fondamentale, determina un accordo maggiore. Se invece questo terzo grado si abbassa di un semitono, per cui va a 1,5, abbassandosi di un semitono, verso la nota fondamentale, questo accordo da maggiore diventa minore. Allora vediamo in campo pratico quello che abbiamo appena espresso in teoria. Prendiamo 3 accordi ben conosciuti. La maggiore, Re maggiore e Mi maggiore. Queste 3 posizioni le ho scelte perché hanno tutti la stessa composizione, cioè fondamentale al centro, quinta sopra e terza, in questo caso l'accordo è maggiore, per cui terza maggiore, sotto. Stessa cosa per il Re, fondamentale al centro, quinta sopra e terza sotto, e stessa cosa per il Mi, per cui delle 3 note che suoniamo della nostra triade, la fondamentale al centro, la quinta sopra, la terza sotto. Possiamo fare la nostra prova del 9 trovando le note seguendo la scala cromatica. Facciamo un esempio in La. Ho detto che la fondamentale è al centro, per cui sul secondo tasto della terza corda, se io vado a verificare, essendo la terza corda un Sol, Sol, corro lungo la tastiera, Sol diesis, primo tasto, La, secondo tasto. Nell'accordo di la nota fondamentale non può che essere il La, in quanto abbiamo detto che dà il nome all'accordo. Questi sono accordi maggiori, ma prima abbiamo visto in teoria che se la terza indietreggia di un semitono, nella chitarra un semitono è uguale a un tasto, l'accordo diventa minore. E allora eccoci qua. Questo è un La maggiore. La sua terza maggiore sotto dovrebbe, per diventare minore, andare indietro di 1. L'indice va a sostituire questo anulare che dal secondo tasto della seconda corda dovrebbe passare al primo tasto indietreggiando di un semitono. Eccolo qua. Queste 2 prendono la posizione delle altre che dovevano rimanere lì dove erano ed ecco che questo La da maggiore
abbasso la terza, diventa minore. Ecco perché si fa così il La minore. Re maggiore, stessa cosa. Re maggiore, io lo sto suonando partendo chiaramente dalla nota fondamentale al basso. La terza abbiamo detto che è sotto, per cui indietreggerà di 1, stessa cosa che abbiamo fatto con La maggiore. L'indice va a prendere la prima corda al primo tasto, il medio rimpiazza l'indice, l'anulare se ne sta lì comodo dov'è, e dal Re maggiore ecco un Re minore. Ancora più facile sarà per il Mi, perché in questa posizione, anche qui io suono nota fondamentale al basso e la triade. Ok? La terza maggiore è sotto, e questo Sol diesis. Andando indietro di 1, in questo caso andare indietro significa semplicemente lasciare la corda suonata libera, per cui maggiore, abbasso la terza, ecco un Mi minore. Questo è il segreto che sta dietro alle posizioni degli accordi, che noi oggi ci troviamo così perché qualcuno prima di noi ha fatto questo ragionamento, ma alla base c'è questo sistema, c'è questo tipo di approccio. Facile, no? Nella prossima lezione vedremo come partire da queste posizioni per trovare tutti gli accordi maggiori e minori sulla nostra tastiera. Questo ti permetterà di riuscire a trovare gli accordi autonomamente, senza più il bisogno di imparare le posizioni a memoria. In coda a questo video ti lascio un ulteriore approfondimento. Noi abbiamo appena parlato degli accordi più utilizzati, maggiori e minori, ma come ho detto all'inizio potrai sentir parlare anche di triadi aumentate, triadi diminuite, e non devi per niente preoccuparti perché ora sai la musica come funziona. Dunque quando sentirai parlare di triadi aumentate o diminuite non dovrai fare altro che ragionare in questo modo, non andare più a lavorare, cioè spostare la terza dell'accordo, ma si andrà a spostare la quinta dell'accordo, partendo per l'accordo aumentato dalla base di un accordo maggiore, per cui prima, terza maggiore, ed ecco che la quinta non sarà più a un tono e mezzo della terza, ma andrà alzata, cioè aumentata appunto, di un semitono, per cui avrai 2 toni e 2 toni. Nella triade diminuita partiremo dalla base di un accordo minore, in cui avrai primo grado, terza minore, per cui ha un tono e mezzo, e andrai ad abbassare, diminuendo appunto, la quinta, di un semitono, ottenendo così degli intervalli di un tono e mezzo tra prima e terza, un tono e mezzo tra terza e quinta. Ti lascio qui un riepilogo delle distanze tra i gradi delle varie triadi. Se vorrai familiarizzare anche con il nome delle note, potrai farlo con l'aiuto della scala cromatica. Per cui, dato un punto di partenza, il tuo primo grado, nota fondamentale che darà il nome all'accordo, potrai comporlo cercando terzo e quinto, sommando semplicemente le distanze che abbiamo appena visto. Se hai ancora poca dimestichezza con la tastiera, io ti invito a vedere il mio video come riconoscere le note sulla chitarra che trovi in questo canale. Eccoci al termine del video. Io spero che questa lezione ti sia piaciuta. Ovviamente è una piccola goccia nel grande mare della teoria musicale, ma utilizzando questi piccoli consigli potrai aumentare la tua consapevolezza, non solo come chitarrista, ma anche come musicista. Ti invito ad iscriverti al canale in maniera di rimanere sempre aggiornato e, perché no, condividere questa lezione con chi come noi ha una grande passione per la chitarra. Io ti aspetto qua alla prossima, ne vedremo delle belle. Live Your Guitar!